Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi vediamo come si realizza il punto nocciolina con il cordino thailandese. Il punto nocciolina che ho utilizzato per questa borsina pochette. Io l'ho chiamata pochette. La lavorazione, diciamo, è molto dura perché il cordino appunto è poco elastico e per creare appunto le noccioline un po' di fatica si fa, però l'effetto finale è molto gradevole. Oggi vediamo appunto come realizzare il punto nocciolina. In un successivo video vedremo come vi farò vedere, vi darò le indicazioni per come realizzare appunto l'intera borsa. C'è da dire che io ho utilizzato una rete preformata per poter montare sopra il pannello rettangolare che si realizza con tutti poi i particolari necessari. Però procediamo per ordine. Il punto nocciolina si basa su un multiplo di 4 maglie più 3, cioè il nostro giro d'avvio deve contenere un multiplo di 4 a cui si aggiungono 3 maglie. Il primo giro di preparazione del punto nocciolina è fatto a maglia bassa, quindi una volta ottenuti i miei punti necessari per la grandezza del pannello desiderato, vado a ripassare la catenella con le maglie basse. Io già l'ho fatto. Il pannellino che sto costruendo è più piccolo perché vorrei realizzare una pochette ancora più piccola con la stessa tecnica. Mi ritrovo con 19 punti bassi. Adesso cosa succede? Devo procedere con la realizzazione del primo giro di noccioline. Cosa faccio? Mi alzo con una catenella, giro il lavoro e vado a realizzarmi 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Nella quarta maglia bassa devo andarmi a realizzare il punto nocciolina. Allora, punto nocciolina si fa in pratica con 5 maglie alte prese nello stesso punto e alla fine chiuse insieme. La prima l'ho fatta, la seconda l'ho fatta, la terza. Allora, l'unica difficoltà è con il cordino thailandese che questo punto è ingombrante, quindi diciamo che ho faticato molto nel portare fuori tutte le 5 maglie che mi servono per la realizzazione. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e infine la quinta ed è vi dico, questo ho trovato di complicato, chiudere insieme tutte le maglie, ci va un po' di attenzione, si chiudono in questo modo e poi si richiude con una maglia bassa. Si procede in questo modo fino alla fine del giro. C'è da dire che stiamo lavorando comunque dal rovescio del nostro lavoro, infatti la nocciolina, come vedete, spunta dall'altro lato. Proseguiamo con altre 3 maglie basse, 2 e 3 e vado a rifare la mia nocciolina. 1, 2, ricordiamoci le 5 maglie lavorate nello stesso punto ma chiuse a metà, 3 sono alla quarta maglia e infine alla quinta. Allora, le pochette col punto nocciolina generalmente si decorano con questa lavorazione solo nella parte sovrastante. Io ho voluto realizzare tutto il pannello appunto nocciolina. Ve l'ho detto, è stata una lavorazione un po' lunga e massacrante perché effettivamente
come ho detto il cordino tende a non, diciamo, non lasciarsi troppo manipolare dall'uncinetto, però il risultato finale mi piace moltissimo. Allora, infatti è una delle mie borse preferite e ci tengo in particolar modo. Continuiamo con 2, 3, stiamo lavorando sul retro, 4 e infine l'ultimo. Spero riusciate a vedere perché mi si accartoccia il filato. Ok, e 5. Chiudo in questo modo, piano 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 piano, e qui è la ok, e chiudo. Siamo arrivati alla terza nocciolina. Adesso non la vedete bene perché, come detto, siamo sul retro. Vado a fare altre 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Mi devono avanzare 4 punti, quindi ho fatto tutto bene, e vado a farmi l'ultima nocciolina del primo giro. 1, 2. All'inizio si accartoccia un po', però poi si distende. 3, anche perché la lavorazione appunto delle borse, secondo me, fatte in questo modo, devono avere comunque una buona tensione, non bisogna essere troppo larghi perché comunque la borsina deve rimanere bella rigida. Quindi io ho utilizzato per questo cordino thailandese, scusate, un uncinetto del 3,5 perché appunto non volevo venisse una lavorazione troppo morbida, perché ritengo che le borse fatte con di questa forma devono essere comunque rigide, mi piacciono rigide. Allora, il primo giro è concluso. Allora, in base alla grandezza della borsa, ricordiamoci però di lavorare un numero minore di punti. Togliete magari un motivo, perché poi, almeno come ho fatto io e poi ve lo spiegherò nel prossimo video, ho montato il pannello su una pochette di plastica preformata, quindi ho fatto in modo che tendesse, che venisse bello steso, quindi leggermente più piccolo, anche perché poi con il passare dei giri la lavorazione comunque dilata. Allora, intanto ho finito il primo giro, ho fatto la catenella, giro, ripasso tutti i miei punti, comprese le noccioline, con una maglia bassa, quindi 2 e 3. Vado anche nel nodo della nocciolina e chiudo con una maglia bassa. Ok, vedete, adesso sono sulla parte dritta della mia lavorazione, le noccioline sono da questo lato, ok, e non più ricordiamoci quindi che se vediamo qualcosa di strano mentre lavoriamo le noccioline è perché siamo sul retro del lavoro. La parte avanti del lavoro è questa, vedete quanto sono belle. Poi non lo so, questo colore, questo azzurro mi ha incantata, l'ho trovato delizioso, quindi mi è piaciuto molto. Per la pochette più grande ho utilizzato circa un 3 etti di filato. Comunque in genere il cordino thailandese viene venduto in confezioni da mezzo chilo, quindi qualcosa vi avanza. Infatti adesso appunto sto riprendendo la situazione, diciamo la lavorazione, anche se dura, per realizzare un borsellino un po' più piccolo, perché proprio mi è piaciuto tanto. Vi dico, fatemi sapere se anche a voi piace
questo colore e questo modello di borsa. Ancora non l'ho utilizzata, ma sicuramente ne farò buon uso durante le vacanze estive. Questo è l'avvio del pannello. Adesso cosa succede? Dobbiamo andare a lavorare le altre noccioline. Le altre noccioline andranno lavorate nei punti, diciamo a metà delle noccioline del primo giro, in modo da creare appunto un effetto scacchiera, vedete? Cioè non vanno lavorate una sopra l'altra, ma spostate in questo modo. Salgo di uno, giro il mio lavoro, faccio la prima maglia bassa e adesso nella seconda maglia bassa vado a realizzare la prima nocciolina, ok, in modo da sfalsare proprio la lavorazione. 2, 3, 4 e 5 e chiudo con una maglia bassa, con una maglia bassissima, scusate, chiudo il cappio, mi sposto con 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e faccio l'altra nocciolina. Vi farò vedere alla fine del giro come il risultato è molto gradevole, perché ci sono queste serie di noccioline. Siamo a 3, 4 e 5 e chiudo con la mia maglia bassissima e vado a riproporre le 3 maglie basse, 1, 2 e 3, poi filo sull'uncinetto, 5 maglie alte non chiuse insieme, 1, 2, 3, 4 e 4, 5, chiudo con una maglia bassissima, mi risposto di 3, 1, 2 e 3, di nuovo, vedete un po' si arriccia, però è normale, è proprio la particolarità del filato. Poi, come vi ho detto, io per questo tipo di borsa preferisco i pannelli rigidi, perché comunque devono mantenere la forma e non molli. 4 e 5, poi chiudo con una maglia bassissima, mi risposto di 3, quindi vado 1, 2 e 3, faccio la mia ultima nocciolina della seconda fila, 1, 2, 3, 4 e infine la quinta, ok, chiudo, maglia bassissima, maglia bassa nell'ultimo punto, ok. I laterali io quando sono andata poi a rimontare il tutto ho ripassato tutto il perimetro del pannello con delle maglie basse. Una volta fatta la catenella mi giro e faccio il giro della parte, diciamo, della parte avanti del lavoro. Quindi ho fatto maglia bassa, una maglia bassa nella
nocciolina, poi vado a fare 3 maglie basse sulle 3 maglie che distanziano le noccioline, 2 e 3, maglia bassa nella nocciolina, poi maglie basse, 1, 2 e 3, poi maglia bassa qui, maglie basse nelle maglie basse, 1, 2, 3, poi maglia bassa nel cappio della nocciolina, altre 3 maglie basse, 2 e 3, cappietto della nocciolina e non dimentichiamo l'ultima maglia bassa, ok? E sono qui. Guardiamo un attimo. Allora, l'effetto è questo e si prosegue in questo modo per tutto, diciamo, tutta la grandezza del pannello. In pratica, il motivo di lavorazione che ho scelto per la borsa più grande è proprio creato dall'alternanza di questi giri. In pratica ogni fila di noccioline è costituita da un giro, si parte dal giro di maglia bassa e la nocciolina, poi si ripassa dal dritto maglia bassa, si ripete il giro spostando le noccioline in modo alterno per gli altri giri. Quindi questo è quello che andremo a ripetere per tutto il pannello. Se a voi piace questo punto fatemelo sapere, se volete vedere come procede poi, come si può montare la lavorazione, vi aspetto nei prossimi giorni per appunto per costruire tutti insieme questa borsetta. Spero che l'idea vi sia piaciuta, a me piace tanto questa borsa, infatti non vedo l'ora di sfoggiarla e vi spiegherò tutti i particolari su come realizzarla. Ci vediamo al prossimo video e buona creatività da Uncinetti allo sbaraglio.